Allora, eccoci ripartiti per non si sa quale meta. Qui abbiamo lasciato il porto di Lussino, qui nei dintorni, insomma adesso è da ieri sera che stiamo pensando dove andare, decideremo. Altrimenti vediamo un po' se troviamo libero bene, se no stasera stazioneremo in una rada coperta da scirocco e domani magari rientreremo in porto. A più tardi scopriremo dove saranno andati i nostri eroi. Nell'attesa che arrivi Pino, ritentiamo di trovare ormeggio nella baia di Balvanida. Mamma mia, ste due baie, se uno non viene all'ora esatta, sono sempre piene. Così Balvanida è piena e tentiamo di trovare un gavitello libero nella baia accanto. Crivita. Maurizio mi ha fatto andare a fare un giro perché lo vedo che sta dando le secchiate d'acqua alla barca e a me non piace dare le secchiate d'acqua, soprattutto perché è sbadato e spesso rimangono gli blu aperti e l'acqua entra dentro. Non fare lo gnorri perché ti ho visto. Guarda, ha messo via lì il secchio e lui si è spostato addirittura più lontano dal secchio. Pensi che davvero non ti abbia visto? Ho finito solo il pozzetto a mano. Vengo oltre perché non mi fido tanto. Questa è già la seconda, avete capito che non dovete venire a rompere gamba Zizi? Adesso vi do ai pesci. No! Lì. Lì. Questa notte abbiamo ballato perché qui nella baia di Crivizza con scirocco entra risacca e forse anche per quel motivo che c'erano 2 o 3 gavitelli liberi. Adesso la baia si sta svuotando. Qui uno sta andando via e noi cosa facciamo? Possiamo andare anche. Dubbi amletici. È arrivato già un bel vento, ma là che non ci siamo mossi, che sennò toccava trovare un ormeggio. Allora, qui abbiamo preparato. Fai vedere? Perfetta. Quella è il fondo dell'altro, qui prepariamo 3 cime che dobbiamo andare a mettere l'altro a terra. Sveglia di prima mattina per andare a vedere se troviamo posto in ormeggio. Mi auguro di sì, sono le 7, dovremmo arrivare fra un'oretta al porto. Questo faro vi risulta familiare? E anche questa casetta qua ormai è diventata a voi familiare, è all'ingresso del canale di Lussino. Corriere Bucci, arriviamo. Finalmente un ormeggio sicuro e così riusciamo anche a goderci la città di Lussino. La Bora arriverà? Sei andato oltre 30 nodi. E poi oggi cosa dobbiamo fare? E il programma per i prossimi giorni. No, dobbiamo fare grandi pulizie perché domani arriverà un altro nostro amico, Pino. Io qua devo sistemare la mia cabina. Questa era diventata cabina deposito, che invece adesso libereremo per Pino.
faccia buio tocca chiudere gli oblò per dare l'acqua fuori e Maurizio sta scalpitando per dare la sua adorata acqua alla barca. Io la darei anche dentro. Te non sei normale con questa acqua. Con l'acqua impazzisce. Che pulizia! A parte il disastro qua nella cabina armatoriale dell'armatore, ma il resto dinetta, cucina, la cabina di Pino e la mia cabina. In bagno? Beh, è ora che tolgo la lavanderia, se ormai si sarà asciugata. Questa sera a spasso per i vicoli di Lussino. Quella è sempre lì e non si muove, avanti e indietro. Facciamo i mattoni a memoria. Buongiorno Pino, ben arrivato. Oggi c'è un bel vento, giusto per portarci dove vogliamo andare. Finalmente ormeggiati a Balvanida, una di quelle baie iper gettonate dove è difficile trovare il gavitello, invece ci si è liberato un gavitello proprio davanti a noi e qua ce n'è anche un altro libero, che qua questa sera dovrebbe arrivare uno scirocco abbastanza forte e ci dovrebbe arrivare proprio da qui dalla nostra poppa, quindi perfetto, dalla nostra poppa perché i gavitelli ne abbiamo uno a prua e uno a poppa. Li hanno messi così in questa baia, bisogna ormeggiarsi sia di prua che di poppa al gavitello. Lo scirocco arriva da sud-est e quindi dovrebbe arrivarci proprio da qua. Qui abbiamo il gavitello a poppa, un'acqua sempre splendidamente azzurra e qui abbiamo laggiù il corpo morto e il nostro gavitello prua come loro, voilà. Abbiamo sporcato la tovaglia prima con il vino poi con il caffè, olè, e adesso gli facciamo una bella lavatrice. Ale, lì invece c'è la lavastoviglie, abbiamo tutto a bordo, non ci manca niente. Adesso andiamo a vedere la grotticella che c'è qui a Balvanida, che si andrebbe a nuoto, però siccome io non ho voglia di bagnarmi andiamo col tenderino. Gavitelli liberi, incredibile, si vede che siamo proprio ormai fuori stagione. Oggi è il 25 di agosto mi sembra. Allora, con questi tender è sempre una comica. Facciamo così. Sono un po' basso. Sono messo in cantina a remare. Uno. Andiamo a fare una passeggiatina prima di cena fino all'altra baietta qua vicino, che però siccome oggi c'è scirocco là non è possibile stare, cioè questa notte viene su lo scirocco e forse anche un po' di temporali, speriamo di no. E proprio durante la nostra passeggiata sentiamo una musica che attira la nostra attenzione. Ale, Pligeschi, dobbiamo andare a Pligeschi. E così capitiamo in una piccola festa a casa di alcuni ragazzi.
buongiorno. Maurizio saluta. Dai, sembra un morto così. Maurizio si è trasferito in dinette perché lì, cioè qui normalmente quando lava la barca o arriva alle onde non entra acqua, ma stanotte ha piovuto talmente tanto. Tu Pino come hai dormito? Benissimo. Vediamo, c'era un bel vento, lampava di continuo, tuoni, fulmini, pioggia, go go. E dato che il meteo anche per questa notte non promette niente di buono, per l'ennesima volta, secondo voi, dove andremo a dormire? Scrivicelo qua nei commenti. Armatore vuole il timore della sua... Oh, stiamo andando sulla vela con quel quartino di fiocco. Allora Maurizio sta ridendo perché? Che bella Lussino, mi sei mancata molto questa notte, quella pioggia. Un altro po' di pioggia, una passatina dal dottore Passatina dal dottore. e delle belle veleggiate finalmente verso sud. Ci vediamo nella prossima puntata e ti aspettiamo a bordo con noi con i nostri videocorsi su www.25nodi.com. Buon mare e buon vento!